Buongiorno, volevamo fare oggi un ibrido un nuovo attivo che si chiama Powergrass a confronto con un altro esistente sul mercato. Ecco, definiamo ibrido già un matto sintetico e un matto naturale che convivono in simbiosi insieme, come più o meno anche nel settore automobilistico un'automobile che può funzionare, può andare con due diversi tipi di carburante. Ecco, questo vedete adesso questo ibrido che ha seminato da poco, cioè circa 4 settimane, e pian piano sta crescendo all'interno di un matto sintetico. Adesso è difficile individuare l'erba sintetica perché ormai, però avvicinando si vede bene queste fibre un po' più scure, no? Sembrano che luccicano un po' sui bordi. Queste sono fibre sintetiche che sono, diciamo, evidenziano il matto sintetico all'interno del naturale. Qui di fianco invece abbiamo lo stesso sistema seminato l'anno scorso. Vedete che l'erba nel frattempo è cresciuta. Ecco, direte perché l'abbiamo fatto così. Abbiamo usato un po' di concime, un po' di più per far andare via, far bruciare via l'erba naturale, per capire che cosa succede nel caso in cui l'erba naturale va via. Ecco, quello che potete vedere è uno che le radici ormai si vedono, sono cresciute e sono affrancate nel vaso di crescita, e qui questo è il ciuffo dell'erba naturale che insomma sul bordo c'era meno concime, quindi è rimasto bello cresciuto, che cresce sempre. Qui in mezzo invece è stato bruciato, l'abbiamo ripulito per far vedere che anche quando l'erba naturale tende a rovinarsi resta solo il sintetico e quindi non riesce a sopportare, diciamo, il carico di gioco e a finire la stagione calcistica. Ecco, quello che volevamo evidenziare con questo video è sostanzialmente la differenza tra questo sistema e un altro vecchio, come dicevamo all'inizio. Praticamente la cosa più importante da vedere è che anche nel caso peggiore che possa accadere, in cui viene danneggiato completamente l'erba naturale, o perché è carico di gioco, o perché è caduto un po' di concime, o perché semplicemente perché si è seccata, o per qualsiasi motivo mancava l'acqua, una volta pulito resta poi sintetico sotto che permette di giocare. Per esempio in questo caso vediamo, adesso pian piano tiriamo su con una certa forza, cerchiamo di tirare su il sintetico dal prato, vediamo che ancora le radici che c'erano prima ancora trattengono l'erba bella solida, bella salda nel terreno. Sto cercando veramente con forza ma non riesco a tirare su niente. Questo vediamo un po' se si riesce a vedere meglio, ecco, così forse si capisce bene. Qui di fianco invece ho un altro sistema ibrido che esiste sul mercato, che abbiamo recuperato diciamo, da un concorrente, giusto per testarlo e capire un po' i suoi pregi, i suoi limiti. Vedete che il prato qui non ha un bel aspetto, ma è questo semplicemente perché è rimasto un po' senza acqua ed è stato essiccato. Sulla parte, diciamo, di qua di destra vediamo il prato naturale, che è un po' meno secco, con qualche filo verde che sta cercando di recuperare, e dalla parte qua a sinistra abbiamo pulito il secco e francamente potete vedere che è rimasto solo il sintetico. Ecco, anche qui andrebbe anche, diciamo, anche se non è di altissima qualità, comunque andrebbe bene lo stesso nel momento in cui non ci fosse un difetto che volevamo evidenziare. Questo particolare difetto si nota molto facilmente facendo la stessa operazione di prima, tirando su un filo dell'erba sintetica che viene semplicemente sfilato senza alcun sforzo. Questo lo possiamo notare facilmente senza alcuna difficoltà perché queste fibre sintetiche semplicemente non sono saldate tra di loro. Vedete, se sfilano all'interno sono taftate sopra una rete, come solitamente avviene in questi tipi di manti, però come potete vedere basta prendere da una parte della fibra che è taftata facendo una U e si sfila tutta senza alcuna difficoltà. Quindi torniamo a vedere anche qui il manto anche sotto per capire bene della problematica. Qui possiamo vedere che sollevandolo vediamo, nonostante ci siano le radici ancora, vedete, sono belle cresciute in qualche maniera, possiamo vedere che sulla rete della fibra non ha alcun tipo di blocco. Per esempio se prendiamo da sopra qui si riesce, vediamo un po', ecco,
per esempio questa vedete che si sfila come se niente fosse. Continuiamo a sfilare finché tutto viene via, completamente tutto. Non c'è alcuna resistenza, diciamo, alla fibra, perché semplicemente, come potete vedere, non è fissata. Torniamo ancora prima per verificare di nuovo questa cosa sul manto ibrido nuovo, così potete vedere che qui, per quanto possiamo tirare, strappare, anche se leggermente cerchiamo di sollevare tutto, non si muove tutto quanto, però non riusciamo veramente con nessuna forza a strappare la fibra, diciamo, dal manto sintetico. Quindi direi che alla fine abbiamo compreso che sostanzialmente questo manto una volta, per qualsiasi motivo, l'erba naturale va via, si può sempre semplicemente andare a scarificare, muovere un po' l'intaso sabbioso, metterci dei semini e annaffiare affinché questi crescano. In questo caso l'abbiamo fatto circa 3-4 giorni fa, adesso aspettiamo che quando crescerà pian piano l'erbetta per tornare tutto come prima, come questo qui nuovo che vedete qui di fianco. Ok, grazie mille, arrivederci.